Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul nostro canale. Sono Laura di Classe Italiana e oggi vedremo insieme la particella pronominale ne. Ne avete già sentito parlare ma non ne conoscete gli usi? Allora seguite il mio video di oggi e ne scopriremo tutti i segreti. E ricordate anche che nell'info box qui sotto troverete un link con un'attività gratuita tutta per voi per praticare proprio l'argomento di oggi. Cominciamo! Partiamo da una osservazione molto importante. Il ne serve per non ripetere alcune parole e dunque ci aiuta a rendere la nostra lingua più fluida, più naturale e meno ridondante. Si comporta esattamente come un pronome, ma è invariabile. Questo significa che non cambia mai e quindi non deve concordare con il genere o il numero della parola che sostituisce. Facile, no? Cominciamo con il primo uso del ne. Il ne sostituisce un sostantivo introdotto dalla preposizione di e per capire se devo usare il ne devo fare due domande al verbo. Di chi o di che cosa? Bene, cominciamo con alcuni esempi. Marco è partito da una settimana e ne sento già la mancanza. Sento la mancanza di chi? Di Marco. In questo caso il ne sostituisce di Marco. Un altro esempio. Non mi piace la politica, perciò non ne parlo mai. Non parlo mai di che cosa? Di politica. Bene, il ne sostituisce di politica. Ma il ne può anche sostituire un'intera frase. Lo sai che Marco ha comprato una macchina nuova? No, non ne so niente. In questo caso il ne significa non so niente di questo, cioè del fatto che Marco ha comprato una macchina nuova. Quindi il ne sostituisce una intera frase. Bene, per comprendere realmente quando usare il ne ho bisogno di conoscere alcuni verbi che normalmente si usano con il ne. Vediamo insieme questa lista. Ad esempio, sentire la mancanza di o avere bisogno di, avere voglia di, avere paura di, sapere di, essere sicuro di, dubitare di o innamorarsi di. Continuiamo con il secondo uso del ne. Il ne sostituisce alcune parole introdotte dalla preposizione da e per capire se devo usare il ne devo fare queste domande al verbo. Da chi? Da che cosa? O da dove? Ma fate attenzione perché questa regola non vale per tutti i verbi, ma solo per alcuni, come quelli che vediamo adesso negli esempi. Vediamo il primo esempio. Adoro questo attore. Ne sono proprio affascinata. Sono affascinata da chi? Da quest'attore. Bene, il ne sostituisce da quest'attore. Secondo esempio. La sua esibizione è stata bellissima. Ne sono rimasta colpita. Sono rimasta colpita
Da cosa? Dalla sua esibizione. Il ne sostituisce proprio dalla sua esibizione. Altro esempio. Sono entrata alla posta alle 10 e ne sono uscita dopo 2 ore. Sono uscita da dove? Dalla posta. In questo caso il ne sostituisce proprio dalla posta. Concludiamo con il terzo uso del ne, il ne partitivo. Il ne partitivo rappresenta una quantità parziale che può essere precisata o non precisata. Ad esempio è precisata quando è indicata con i numerali 1, 2, 3, eccetera. Oppure non è precisata ed è indicata con gli indefiniti, ad esempio molto, poco, tanto, alcuni. Bene, per capire bene, vediamo questi esempi. Quanti caffè bevi al giorno? Ne bevo 1. Il ne significa appunto caffè e la quantità è indicata proprio dalla parola 1, dal numerale. Se io dico invece quanti cantanti italiani conosci, posso rispondere ne conosco molti, ne conosco pochi, oppure ne conosco alcuni. Bene, il ne sostituisce appunto cantanti italiani e la quantità è indicata dagli indefiniti, molti, pochi, alcuni. Fate attenzione però, perché queste parole devono concordare necessariamente con il sostantivo a cui fanno riferimento, quindi concordano al singolare o plurale, maschile o femminile. Inoltre bisogna dire che il ne rappresenta sempre una quantità parziale. E se io faccio una domanda come questa, quanti biscotti vuoi? Nella risposta li voglio tutti, non posso usare il ne, ma devo usare il pronome diretto li, perché sto parlando di una quantità totale, non parziale. Tutti indica proprio una quantità totale. La mia lezione sul ne finisce qui. Cosa ne pensate? Vi è piaciuta? E allora mettete un mi piace e iscrivetevi al nostro canale. Ricordate anche di attivare la campanellina e visitate il nostro sito classe-italiana.com e seguiteci anche sulla nostra pagina Facebook, Instagram e LinkedIn. Io vi saluto e vi ringrazio e vi aspetto per le prossime video lezioni. Ciao da Laura di Classe Italiana!